Fred Film Radio dall'80ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, sono Ilaria Gomarasca e ho il piacere oggi di Ciao. essere con Alan Perroni. Ciao Alan. Ciao, ciao. Alan è il regista della sua opera prima che si chiama Una sterminata domenica, presentata in concorso a Orizzonti. Beh, complimenti Grazie, innanzitutto. grazie. Allora, possiamo dire che il tuo film è un coming of age, un'avventura estiva, un triangolo amoroso estivo tra tre giovanissimi nella provincia romana che cercano di affermarsi, Sì. trovare un po' il loro posto nel mondo, che non è semplice. Sì. E da dove viene questa idea? E mi sembra anche che, tra l'altro, hai esplorato un po' i territori da cui vieni per il tuo Diciamo primo film. che un po' iniziai a scrivere intorno ai 20 anni, quindi diciamo dove c'hai quel desiderio anche di affermazione in cui tutta la struttura educativa è finita, quindi le scuole sono finite, è finita l'università, è finito tutto e dici ok, adesso che devo fare? Quali strumenti ho per riconoscermi? Quindi diciamo prima di tutto mi sono interrogato su dei ragazzi magari che avevo intorno, anche più giovani di me, quindi capire come affrontavano il futuro, anche quando magari non c'era una prospettiva, una visione, e cercando di relazionarlo però a agli unici strumenti che avevo con me, quindi il cinema e le immagini in generale. Quindi era un po' mettere in discussione e cercare di usare anche il mezzo in maniera, diciamo, come un segno, diciamo, come i ragazzi cercano di affermarsi attraverso appunto una gravidanza o attraverso le tag sui muri, era cercare di capire come utilizzare il cinema per lasciare insomma un po' il mio segno sul muro. Quindi è un progetto anche che hai sviluppato su lungo tempo, diciamo, su Diciamo, più ho anni. iniziato circa 5 anni fa delle interviste a dei ragazzi che ho seguito un po' nel tempo, tra cui per esempio uno dei protagonisti, Federica, l'ho conosciuta a 14 anni, non avevo scelto lei per recitare nel film, però diciamo seguendo vari ragazzi poi ho cominciato a fare vari confronti tra questo rosone insomma di interviste, ho iniziato a mescolare un po' gli attori e diciamo e poi è uscito fuori questo trio che funziona molto una bene. forma di laboratorio in qualche modo? Sì, diciamo anche rispetto a capire come raccontarli, come riuscire a restituire quella realtà, però non solo, cioè diciamo quello che mi sono reso conto facendo queste interviste è che in ogni caso tiravo fuori il mio punto di vista su di loro, sempre con un senso di giudizio o anche inconsciamente un'ideologia verso qualcosa. Invece per fortuna li seguivo anche diciamo di nascosto sui propri social o su altre forme in cui loro si raccontavano da soli e capire quindi anche quali linguaggi e quali ritmi utilizzavano per raccontare la quotidianità, insomma. Senti, una cosa che mi ha molto colpito del tuo film è la sonorità, i suoni. I suoni sono fortissimi, molto presenti, sono bombardanti, ci sono aerei, treni, macchine. Mi ha molto incuriosito Diciamo, questo vabbè, aspetto. ovviamente come dicevo prima, era cercare di utilizzare il mezzo della sala il più possibile, cioè quindi rendersi conto che il cinema alla fine è solo relazione tra immagine e suono e soprattutto che abbiamo a disposizione degli spazi in cui possiamo utilizzare questi due strumenti è stato fondamentale. Diciamo che in Italia in generale non c'è una grossa coordinazione da parte della post-produzione rispetto alla costruzione per la sala, cioè più o meno viene utilizzato varie cose, diciamo varie cose per tutti i dispositivi o per la TV o per le cose in streaming. Invece diciamo che con Fonico di Mix e anche con montatori del suono ci chiediamo proprio come riuscire a tirar fuori anche quella rabbia, quella fatica anche di stare solo in città, di fare una passeggiata anche attraverso i suoni e di costruire tutto attraverso appunto suoni in relazione all'immagine. E anche la colonna sonora ha una particolarità, perché appunto hai fatto Sì. appello a un compositore giapponese, se non Sì, sbaglio. Shiro Sakisu, che è un compositore insomma principalmente proviene dal mondo degli anime, quindi ha fatto Evangelion, Shin Godzilla e tante altre forme insomma d'animazione che diciamo che sono un po' strane perché in realtà magari ha realizzato musiche per film in cui ci sono dei mostri che distruggono le città, no? Quindi un amico vedendo, cioè quando sapeva questa cosa ha detto ma perché scegli un compositore che racconta un'altra cosa, tu stai raccontando dei ragazzini in provincia. Poi dopo che ha visto il film ha detto ho capito che anche in questa città ci sono dei mostri e anche in questa città c'è qualcuno che cerca di distruggerla, insomma. Sì, quindi in realtà c'è No, diciamo c'è continuità. sì, mi sono reso conto di quanto in realtà sono stato influenzato anche da quello e questo diciamo è stato molto fortunato perché era un po' difficile riuscire ad agganciare appunto un compositore in Giappone e riuscire a coinvolgerlo in un film europeo.
però c'era uno dei produttori che è Wim Wenders che stava girando il film in Giappone, Perfect Days, e per fortuna il produttore conosceva il compositore e veramente tipo in 24 ore siamo riusciti a incontrarci e fargli vedere il film, quindi è stato un incontro abbastanza fortunato, ma forse già doveva andare così in un qualche modo. Anche l'incontro con Wim Wenders deve essere stato abbastanza importante all'interno della diciamo, produzione del tuo film. Com'è nato? Diciamo la struttura produttiva credo che sia fondamentale poi quando uno realizza un'opera prima, perché riuscire ad affidarsi ai giusti produttori è quello che determina poi il modo in cui uno riesce ad esprimersi. In questo caso siamo riusciti a costruire una struttura produttiva appunto con Giorgio Gucci, Domenico Procacci, Laura Paolucci e Wenders, che ognuno diciamo metteva un contributo totalmente diverso. Cioè Fandango ha messo l'esperienza nel realizzare un'opera prima e costruire, quindi mettere in piedi un film del genere. Giorgio invece è mio coetaneo e quindi siamo riusciti anche a confrontarci sul linguaggio e su come girare determinate cose, e Wim invece ha dato il suo contributo anche in scrittura e da un punto di vista più autoriale, quindi è stato molto interessante. Grazie Alan, complimenti. Grazie Alan mille. Perrori, una sterminata domenica. Grazie. Questo è Fred Film Radio, The Festival Insider. Grazie.